Hola Rockers, bentornati nel mio canale. Oggi scopriremo come scrivere un intero chorus in maniera super semplice per chi sta muovendo i primi passi in questo mondo utilizzando le Roots Note, ma questo dopo la sigla. Come detto prima della sigla, oggi affronteremo un modo un po' particolare di scrivere i soli. In tantissimi mi avete scritto: ma come faccio a improvvisare? Come faccio a inventarmi un solo? Beh, una strada molto semplice è quella di basarsi sulle Roots Note. In un video che ho pubblicato qualche tempo fa, ti lascio qua il link, abbiamo affrontato la struttura del blues, quindi il giro proprio armonico degli accordi che continua a ripetersi in tutta la struttura blues. Su questi accordi avevamo detto che c'era sempre una roots note da rispettare, ovvero la nota fondamentale che dava il nome all'accordo. Ed è proprio su questo principio che oggi impareremo a scrivere un intero chorus, quindi una linea melodica completa che si va a sviluppare sul giro del 12 bar blues, quindi sul giro delle 12 battute del blues e quindi di conseguenza sul giro degli accordi armonici che ci sono sotto. Con un'armonica in do suoneremo un blues in sol, suonando appunto in seconda posizione in cross arp. Andando a vedere il giro degli accordi del blues, abbiamo 4 battute dell'accordo fondamentale, quindi 4 battute sul sol. Poi avremo 2 battute che vanno sull'accordo di sottodominante, ovvero il do. Ritorniamo per altre 2 battute sull'accordo fondamentale di sol, poi abbiamo uno scambio dominante-sottodominante, quindi re, do, per poi andare a concludere con altre 2 battute di accordo fondamentale, quindi sol. Ma procediamo per ordine. Le prime 4 battute quindi sono nella struttura del sol, quindi è l'accordo fondamentale, quindi l'accordo che dà la tonalità al brano. Cosa posso fare su un accordo di sol? Beh, posso cominciare a darmi una struttura ritmica e su questa struttura ritmica andare ad articolare, a spalmare delle note che partono dalla nota fondamentale, ovvero il sol, oppure da una nota armonica di sol, quindi da una nota che costituisce l'accordo di sol. Quindi se andiamo a vedere l'accordo di sol come è fatto, sol, si, re. Quindi abbiamo 3 note su cui poter partire, sul primo grado, sul terzo o sul quinto. Non vogliamo partire dal primo grado, quindi non vogliamo partire dalla nota che dà proprio il nome della fondamentale, possiamo scegliere di partire ad esempio sul quinto grado. In questo caso dove vado a beccare il re? Vado a vedere sull'armonica dove è re, appunto. Possiamo quindi partire con una lick molto semplice, con una struttura melodica molto semplice basata sull'accordo di sol. Un primo lick che mi è venuto in mente molto semplice da costruire sulla fondamentale si articola proprio sul quinto grado, quindi su un 1 aspirato e poi su un 2 che si alterna soffiato aspirato. Quindi semplicemente con questi 2 fori, se abbiamo sotto un ritmo, un groove che raspa il terreno, quindi rockers, mi raccomando, per costruire un bel lick non servono 1000 passaggi difficilissimi con 1000 tecniche difficilissime all'inizio, ma serve sicuramente ritmo, quindi groove, bisogna grattare il terreno con i nostri lick e un suono decisamente costruito nella maniera migliore possibile, quindi non improvvisato, non a flauto dolce, ma un suono che sia carico d'armonici. Ti lascio qua anche un link se poi vuoi vedere un video per approfondire questo argomento. Dicevamo, primo groove, tutto sulla fondamentale. Mi è venuto in mente questo. Molto semplicemente 2 volte 1 aspirato, una volta il 2 soffiato, una volta il 2 aspirato, una volta il 2 soffiato per la prima parte. Per la seconda parte invece avremo 3 volte l'1 aspirato, una volta il 2 soffiato e una volta l'1 aspirato. Molto lentamente. Se gli mettiamo il groove, 3, 4. Yeah.
Questa frase la ripeteremo per 2 volte perché il nostro lick dura 2 misure, quindi dobbiamo coprirne 4 di Sol. La prima parte, quindi 1/3 del mio giro chorus di 12 battute, l'ho portato a casa. Cambia l'accordo nella melodia, quindi siamo arrivati alla sesta, alla settima battuta. Andiamo a spostarci da un accordo di fondamentale di Sol a un accordo di sottodominante di Do. Quindi cosa posso fare? Stesso discorso, posso costruirmi una frase che parta dal Do, qualunque Do sulla nostra armonica, per poi andarsi a sviluppare con altri fori. Oppure posso farla partire dall'arpeggio dell'accordo di Do, Do, Mi, Sol. Quindi posso scegliere altre note dell'accordo di Do. Per rendercela semplice ho scelto semplicemente un Do. Quindi con il nostro 4 soffiato ci mettiamo sotto il groove e andiamo a rendere interessante il nostro fraseggio. Solamente col 4 soffiato funzionerà così. 3, 4. Cerco di ripetere la struttura ritmica e la melodia del primo passaggio. Quindi il primo passaggio era per 2 volte. Andiamo nel Do. È la stessa melodia portata in Do. Quindi cosa ho fatto? 3 volte il 4 soffiato, 4 aspirato e poi 4 soffiato. Seconda volta. Stessa cosa, cambio un po' il ritmo. Lo faccio per 2 misure perché l'accordo di Do mi dura 2 misure. Poi scenderemo ancora nella fondamentale, quindi ci sarà il Sol. L'accordo di Sol, vado a ripescare esattamente il primo lick che ho fatto sull'accordo di Sol precedente. Quindi stessa cosa di prima. Siamo arrivati così all'ultima parte del nostro chorus, quindi andiamo a vedere la parte un po' più difficile, ovvero accordo di dominante, Re, accordo di sottodominante, Do. Quindi c'è questo scambio, una misura sul Re, una misura sul Do. Cosa potrò mai fare? Semplicemente lo stesso discorso. Prendo la roots note dell'accordo, quindi Re, e posso scegliere se fare Re, Fa, La. Però nell'accordo di Re il Fa sarà diesis, quindi comincia ad essere un po' un problema del terzo grado. Posso scegliere fra il Re e il La. Mi complico la vita? No. Scelgo il Re per sempre, tutta la vita, perlomeno all'inizio. Ma come lo suono? Con un bel groove sotto che abbia tiro. Il Re dove lo prendo? 4, aspirato. Ta da da ta ta. Yeah. Accordo dopo, il Do. Quindi arrivo dal Re, 4 aspirato e vado sul Do, 4 soffiato. Ta da 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 da. Ultima parte del nostro giro blues, ritorno sulla fondamentale e quindi vado a riprendere tutto quello che ho fatto nel primo lick. Quindi ritorno in Sol e vado a fare la mia conclusione. Quindi terrò una battuta uguale e l'ultima battuta dove c'è il turnaround. Se voglio rilanciare il giro da capo vado a concludere con un Re che mi fa ritornare esattamente al punto di partenza. Quindi ho pensato a una cosa di questo tipo. La prima parte di questo giro finale riprende la prima parte del giro completo, quindi 1 aspirato per 2 volte, 2 soffiato, 2 aspirato, 2 soffiato, per poi concludere con il turnaround con un 2 soffiato e una serie di 4-1 aspirati, quindi con questo Re che mi ricollega alla parte iniziale, quindi il mio turnaround è completo e ricomincio il giro armonico. Mettiamolo sopra una backing track, quindi ascoltiamo bene il giro degli accordi che c'è sotto e in base a quello andiamo a costruire il nostro groove sulle roots note. Mi raccomando, quello che abbiamo appena fatto, mettiamolo subito in pratica. All'inizio lo suoneremo insieme, poi ti lascerò la backing track e proverai a farlo tu. Pronti? 5, 6, 7, 8.
Seconda volta. Yeah, 4 soffiato. Ritorniamo in sol. Scambio. E ritorniamo in sol. Turn around, lo facciamo insieme. Solo tu. Yeah. Ancora sul sol. 4. Torno giù. Attenzione allo scambio. Re. Do. E ritorno sul sol. Ultima volta insieme. Yeah. Yeah. Ok. Com'è andata? Mi raccomando, fammelo sapere nei commenti se hai capito il meccanismo delle roots note e dell'arpeggio dell'accordo per come scrivere un tuo fraseggio. Fammi sapere se ti interessa vedere anche un video su come andare ad arricchire con gli effetti il nostro giro melodico di 12 battute. Quindi questo giro che abbiamo fatto oggi, questo groove, questo chorus, come andarlo ad arricchire con degli effetti per renderlo ancora più bello. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, mettimi un bel like, iscriviti al canale, attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato sulle ultime pubblicazioni. Ti invito inoltre a fare un salto sulla famiglia Telegram Lucignolo Academy, dove pubblicheremo contenuti extra, sondaggi, insomma un po' di materiale in più su Telegram. Se poi vorrei fare un salto sul mio sito, questo è il mio sito www.stefanolucignolo.com, potrai così iscriverti alla mailing list, è totalmente gratuita, verrai così aggiornato sul magnifico mondo della 10 Fori, sugli eventi, sui nuovi video, insomma rimarrai aggiornato anche via mail. Se poi vorrai prendere una lezione online con me, potrai prenotarla direttamente dal mio sito. Per quanto ci riguarda, ci vedremo sempre su questo canale più o meno con queste tempistiche. Ciao!